Ciao pittori! Oggi andiamo a vedere come dipingere occhi un po' più dettagliati e per miniature di scala superiore al classico 32 mm. Prima di iniziare è bene capire e sfatare il mito che non è necessario avere un piccolo pennello per gli occhi, ma è essenziale avere un pennello con un'ottima punta. In questo video userò un Rubloff Kolinsky 1.7 e se volete usare la mia stessa scala di colori, la guida PDF passo dopo passo è disponibile sul mio Patreon. Iniziamo dipingendo la scalera completamente nera. Non preoccupatevi se tra i vari passaggi commettete delle sbavature. È normalissimo sbagliare. Anch'io stesso creo regolarmente sbavature dipingendo occhi, quindi non fatevi scoraggiare dai montaggi video che sembrano perfetti online. Quindi armatevi di pazienza e ritoccate le sbavature dopo ogni singolo passaggio. Una volta dipinta la scalera completamente nera, utilizziamo un grigio chiaro di tonalità calda per dipingere sopra il 90% del nero. Lasciamo nero e non dipinto un bordo tutto intorno alla scalera e questo piccolo bordo sarà l'ombreggiatura tra l'occhio e la palpebra superiore. Usiamo una tonalità di rosa per dipingere un sottile bordo nella parte inferiore dell'occhio e agli angoli, simulando l'angolo mediale e condotto lacrimale. Dipingiamo l'iride al centro con un tono scuro, nero o simile. Applichiamo il colore gradualmente con piccoli tocchi usando la tecnica dello stippling, fino a formare un cerchio. E dipingere l'iride con una sola passata di colore riempendo troppo la punta del pennello può creare grosse sbavature indesiderate. Usare invece tantissimi puntini ravvicinati vi darà la possibilità di aumentare gradualmente la circonferenza dell'iride e controllando la quantità di colore. E per un'espressione più rilassata e realistica, mirate col pennello verso la parte alta dell'occhio, vicino alla palpebra superiore. L'intento è quello di creare un cerchio con la parte superiore coperta dalla palpebra e quindi non visibile. A seconda della tonalità degli occhi che avete scelto, ripetiamo la stessa operazione della tecnica stippling, dipingendo per formare un tondo colorato sopra l'iride nera, cercando di lasciare un bordo molto fine tutto intorno al cerchio. Questo creerà profondità ai bordi dell'iride. Passiamo a dare luce e profondità al nostro occhio, usando una tonalità di colore più chiara di quella usata in precedenza. Dipingiamo e schiariamo solo la metà inferiore. Questo passaggio simula la luce riflessa all'interno dell'occhio creando profondità e realismo. Dipingiamo la pupilla al centro dell'iride con un nero. Il tocco finale è il riflesso di luce nella parte alta e laterale dell'iride. Un semplice puntino bianco chiaro. Il nostro occhio è finito. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e se avete domande lasciatemele nei commenti. E per altri video tutorial iscrivetevi al canale YouTube o al mio Patreon per supportare il canale e rendere questi video possibili. Ciao!